Nel V secolo a.C., Parmenide, che era un filosofo ma anche un iniziato ai misteri, aprì una fenditura, e cioè fendendo il senso comune, la percezione sensoriale, scriveva di un essere immobile ed eterno, negando realtà obiettiva al movimento e al trascorrere. E con questa fenditura, forse per la prima volta, per quanto ne sappiamo, rendeva autonomo il pensiero dalla percezione e a partire da questa autonomia, con la mente raccolta in se stessa, tentava di comprendere l'essenza dell'essere. E in questa incursione intuitiva nasceva l'idea di libertà imbrigliata in categorie di necessità, una libertà accostata non tanto a concetti di arbitrio o indipendenza, ma a un tipo di libertà, diremmo oggi, strutturale, processuale, cioè non una libertà cieca, ma necessaria, incline, propensa a certi tropismi piuttosto che altri, o a certe leggi universali. E c'è chi senza troppi scrupoli spudoratamente ha per questo definito Parmenide un determinista assoluto. E non lo so, ad ogni modo io credo che dalla prospettiva di Parmenide il tema del libero arbitrio non si ponesse neanche. Non da quell'altezza perlomeno, non da quel punto d'osservazione dove stava lui. Così scriveva di questo essere. Ma immobile, costretto nei limiti di vincoli immensi, è senza principio né fine, poiché nascita e morte furono respinte lontano, le allontanò la vera certezza. Rimanendo identico con un identico stato, giace in se stesso, e così rimane lì immobile, che la potente necessità lo tiene nelle catene del limite che tutto intorno lo cinge. Sempre nel suo Perifuseos sulla natura delle cose, che è stato scritto usando il linguaggio del mito e della poesia, nella prima parte dedicata alla letheia, alla verità, Parmenide scriveva così. Lo stesso, infatti, è pensare ed essere. Affermava cioè una sorta di equivalenza tra essere e pensiero. Non possiamo pensare qualcosa che non è, perché l'atto del pensare e l'oggetto pensato sono una struttura, come forma e colore, e allo stesso modo, trattandosi di un'equivalenza, se me lo concedete, tutto ciò che è può essere pensato, che è un'affermazione forte perché vuol dire che non esiste un essere inaccessibile al pensiero. Ciò che è pensabile e ciò che è pensabile è. E forse non è solo un rapporto di equivalenza, forse è un rapporto di identità, nel senso che probabilmente per Parmenide essere e pensiero non solo ubbidiscono alle stesse leggi, ma sono aspetti della stessa realtà. E a partire da questa certezza che vengono gettate le basi per un'esperienza non illusoria della realtà, un'esperienza che possa cogliere ciò che si trova oltre le apparenze, l'episteme, non la doxa. Da Platone in poi, ma soprattutto con Aristotele, molte cose cambieranno e certe intuizioni verranno presentate all'interno di un'architettura mentale molto diversa. Per tornare a contemplare l'essere in questo modo, perlomeno in questa parte del mondo, passerà molto ma molto tempo. Dovremo aspettare Heidegger. E così tocca sapere aspettare nella vita.